Ciao ragazzi, oggi ho chiamato un mio amico in studio perché avevo in mente da un sacco di tempo di realizzare un video su un confronto di microfoni. In questo caso ho chiamato il mio amico Eddie. Wow! Ciao Eddie. Ciao Luca! E ci siamo avvalsi del suo rullante. Wow! Perfetto. Ciao Eddie, come stai? Ciao Luca, tutto bene, tutto bene. Che rullante ci hai portato oggi? Questo qui è un rullante artigianale della Stepo Drums, con una semplice pelle remo, con il controllo al centro. Ha un po' di anni, infatti un po' scocciato. Vabbè, ma per quello che dobbiamo fare va più che bene. Decisamente sì. Cosa facciamo oggi? Oggi... Qual è stata la malsana idea? La malsana idea è stata provare a mettere 10 microfoni su di lui. E lui è contento. E nel mentre che aggiungevamo un microfono, poi un altro, Eddie ha detto vabbè, ma le aste ci sono, quindi ne abbiamo messi 13. Sono nato il 13, ne mettiamo 13. Adesso andiamo a sentire quindi il confronto di 13 microfoni su questo rullante. Posso farlo io? Posso farlo io? Sì. Sigla! Allora, eccoci ragazzi, siamo io, Eddie, Laione. C'è anche la Panna, che è la mia cagnolina da qualche parte qua sotto che dorme. Allora, abbiamo le nostre 13 tracce di tutti i microfoni. Partiremo ad ascoltarli uno per uno. Vi abilito anche l'analizzatore di spettro, che ci darà le informazioni frequenziali di ogni microfono. Allora, partiamo col primo microfono che abbiamo utilizzato, che è lo Shure SM7B, microfono famosissimo, ve lo metto in sovraimpressione. È un microfono fondamentalmente da broadcast, ma usato anche in registrazione per strumenti. A me piace tantissimo sui fusti della batteria, ma anche sugli amplificatori, su tanti tipi di fonti. Pensate che Michael Jackson con l'SM7 ci aveva fatto tutto l'album di Thriller. È un microfono il cui costo si aggira intorno ai 390 euro, in base ai periodi dell'anno. Prima della pandemia veniva qualcosa di più, dopo la pandemia è sceso, siamo sui 390 euro. Andiamo a ascoltarcelo in solo e sentiamo. Ok, che ne pensi Eddie di questo suono? Beh, molto reale. Sì, Molto, vero. sì, non va a mascherare quello che è l'età della pelle del rullante, perché io, per dire, l'ultima volta che cambiai la pelle a quel rullante risale al 2016. Ecco. Quindi si sente tutto la mancanza di... Mi dà l'idea di un novità. suono bello compatto comunque, un Sì. suono bello unito, Bello controllato. bello controllato, e anche comunque si sente tantissimo anche la retina, anche la cordiera del rullante. Sì. Cordiera molto particolare, perché mancano 2 pezzi. Gli mancano 2 fili, perché non mi piaceva tantissimo quel cordiera, non avevo i soldi per comprare un'altra cordiera e tagliata. Perfetto. Però un bel microfono, devo dire. Adesso passiamo al secondo microfono che abbiamo utilizzato. È un Neewer NV410, praticamente un microfono che vendono in coppia con la possibilità di cambiare le capsule. Microfono famosissimo perché è economico, di questa ditta Neewer. Io li ho pagati 60 euro in un Black Friday, ma penso che adesso Bomba. il prezzo si aggiri intorno agli 80 euro. Sì, 80 euro. La coppia, Sì. E comunque vi lascio il link in descrizione per trovarli su Amazon. E andiamo a sentire. È un microfono a condensatore, quindi completamente diverso. Noi l'abbiamo usato con la capsula cardioide comunque. Problema. Come abbiamo notato, si può sentire tantissimo la presenza delle alte frequenze, la presenza di questo rullante, che secondo me è dovuta fondamentalmente dalla natura di questo tipo di microfono. L'ho usato in altre registrazioni, mi piaceva tantissimo accoppiarlo con l'SM57, mettendolo in fase uno sull'altro sul rullante, in modo che il Neewer mi desse un po' più dettaglio e l'SM57 prendesse un po' più colpo. Tu che ne pensi di questo microfono? Beh, allora, questo qui in particolare dà molto le alte. Ci tengo a precisare che non ho utilizzato il rimshot, che il rimshot dà proprio l'apertura del rullante. Qui invece mi sono soffermato solamente sul centro della pelle. Sì.
quindi tutte le altre le ha captate. Le ha captate il Le ha microfono. captate È un direttamente tipo di lui. equalizzazione del microfono. Molto molto probabilmente. bello, fai bene ad abbinarlo all'SM57 comunque quando Adesso fai dopo live. andiamo a sentire. Perché l'SM57 secondo me è il microfono che non può mai mancare in una batteria, soprattutto in un rullante. Il suono che conosciamo. Adesso fra un po' Decisamente. capiterà. Ma poi Ce soprattutto l'abbiamo. pensando che il Neewer costa 80 euro. Sì. Il microfono 80 euro la coppia, con 2 capsule aggiuntive intercambiabili, ipercardioide e omni. E quindi sarebbero 160 euro. Perché se metti un altro microfono con Ah sì, l'altra cioè, capsula, considerando questo è come se ti dessero 4 microfoni. è come se ti danno 3 microfoni e in più te ne danno 2, quindi tu in totale hai 6 capsule, cioè beh. veramente ti danno di tutto per il prezzo che lo paghi. Tanta roba. Cioè anche la valigetta, cioè ci manca che ti vengono a casa Shopping! a spazzare e hanno fatto. Andiamo avanti col prossimo microfono. Il microfono che abbiamo usato come terzo è un Beta 57A della Shure. Microfono super cardioide che io mi sono preso una decina d'anni fa perché l'avevo sentito e ero rimasto stupefatto. Molto molto bello. Solitamente lo adoro un po' di più sulle voci, anche sul microfono da strumenti. Capta bei dettagli. Sì. Poi è super cardioide, quindi ha una figura polare un pelo più stretta, una direzionalità maggiore nei confronti della fonte sonora. Andiamo a sentire come si comporta sul nostro rullante. Beh, direi che ha mantenuto il colpo, precisissimo, sembra di sentire un SM57, è un po' più brillante sulle alte frequenze, però mi piace questo hit che mantiene nella zona delle medio-basse. Proprio la nota intonata la mantiene tantissimo. Sì, Questo è un molto microfono melodioso. che torna molto comodo nel momento della microfonazione del rullante perché essendo super cardioide ti permette di isolare i rientri del Charleston, quindi se uno lo Sì. posiziona bene a 60 gradi col Charleston a 60 gradi c'è possibilità di evitare molti rientri del Charlie. Il microfono per il rullante che andiamo a sentire adesso è il Samson Kushner, un microfono veramente in merda, lo possiamo dire. Che però costa, si aggira dai 20 ai 40 euro, non so nemmeno se lo vendono più, proprio quei kit per iniziare a registrare. Andiamolo a sentire. Beh, per 40 euro direi che suona da Dio. L'unica cosa si sente sulle basse frequenze, probabilmente la pinza non è ben disaccoppiata, si sente proprio il rumore del metallo quando dai il colpo. A mio parere, lo puoi utilizzare su un tom e sui timpani. Nel Sì, rullante. nel rullante va a perdere. Sì, perde. sì. Da troppe basse di quelle. È un po' gonfio, sì. Per quelle che ha il rullante. Sì, vediamo per esempio lui e il Beta 57. Effettivamente è molto molto più gonfio. Ok, andiamo avanti con un microfono a condensatore di nuovo, un Line Audio CM4 di cui vi parlerò anche nei prossimi video perché è un microfono svedese che costa sui 135 euro. Made in Svezia, wide cardioid, sì, quindi ha una ripresa un po' più larga, un cardioide un po' più grande, saluta Ione. Ha una ripresa un po' più grande, diciamo, come diagramma polare, è un po' più ampio. Sentiamo che ci dice perché è un microfono solitamente molto lineare, come dice la ditta Line Audio. Andiamo ad ascoltare. Beh, effettivamente è un microfono bilanciatissimo. Molto lineare, mi ha ridato le alte del rullante. L'unico problema nell'utilizzare questo tipo di microfono, soprattutto tipo in una batteria secondo me molto suonata molto forte, può essere gli enormi rientri che riprendi da tutto, essendo un condensatore forse per delle cose veramente inutilizzabile. Beh, magari puoi provare a microfonare una batteria con 3 microfoni, uno Sì, e lui. in questo caso lui potrebbe essere esattamente uno papabile. Andiamo con il king di tutti i microfoni di tutti i tempi, che è l'SM58, diciamo che non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono tutti.
SM58, microfono cardioide, microfono da 110 euro, più o meno, né arte né parte, sentiamo che tipo di sonorità ha. Che ne pensi, Eddie? Beh, è lui. è il mio rullante. Che ne pensi? È lui. È lui. Beh, sì, sinceramente per i miei gusti è un po' troppo medioso. Nel senso, sento questa intubazione. Nasale, sì, è nasale, però è Tipico dell'SM58. È lui. Sì. Non Tanto ci puoi condivide dire la niente. capsula col 57. Andiamo a ascoltare il 57. Dopo vedremo che più o meno saranno simili. Sì, sono molto Li simili. compariamo. Andiamo avanti con un microfono fatto apposta per registrare i fusti della batteria. Sennheiser lo vende anche come microfono per rullante, ma soprattutto per tome e timpani. Lo utilizzo anche tantissimo dal vivo. È il Sennheiser E604, un microfono che si aggira sui 135 euro, credo. 140 euro, ecco, più o meno questo è il prezzo. Sì, più o meno il range è sempre Sul quello nuovo, lì, esatto. quei 5-10 euro in più o in meno. Se consideriamo, sì, viene già sui 20 euro in più di uno Shure. Andiamo a sentire che tipo di risposta ha. Questo me lo aspetto... Beh, me lo aspetto un po' più gonfio, vediamo se è vero. Sì, è decisamente molto più gonfio sulle basse. Ha molta più pancia. Beh, questo è un microfono che sicuramente... Allora, un po' questa cosa probabilmente è dovuta dal fatto che la clip lo tiene molto più vicino alla pelle, quindi con l'effetto prossimità del cardioide gli va a dare tutta questa zona della fondamentale che vediamo qua, che è molto alta. Però, essendo anche un microfono per tom, cioè, sui fusti ce lo vedo benissimo, sul rullante non è proprio il tipo di microfono che userei. Il suo fusto potrebbe essere molto il timpano, Sì. che deve essere bello Sì. basso, bello gonfio. Sì. Andiamo avanti con un microfono che ha fatto la storia, sempre di Sennheiser, l'MD441. Il mio è un microfono un po' mal ridotto, come vedete in foto, però è un microfono degli anni 70, che addirittura gli ho fatto la modifica io per portarlo da Tuchel, se non sbaglio, come tipo di connessione XLR. Andiamocelo a sentire, in questo caso è lasciato flat, quindi non ci sono i filtri attivi. Ascoltiamolo, super cardioide anche lui. Beh, che ne dite? Beh, anche dal grafico sembra molto medio-basso, un po' fastidioso. Ah, a me per dire da un tipo di risposta mi viene da dire, passatemi il termine, vintage. Nel senso, mi dà quel colore tipico delle vecchie registrazioni. Lo userei e l'ho usato spesso su rullanti nei quali volevo richiamare un suono di batteria più anni 70. Sì, dipende molto dal genere che suoni. Alla dischi di musica italiana tipo di quegli anni, tipo la Lucio Dalla, queste cose qui. Sì, se fai quella cosa lì va molto bene. Medio-basse per il rullante che ho io della Steppo Drums, che non ha medio-basse. Gliene ha date parecchie. Gliene ha aggiunte tante. Molto c'è da considerarsi il suo effetto prossimità, che essendo un super cardioide è ancora più accentuato. Quindi molto probabilmente più sei vicino al rullante, più ti dà una risposta alle basse frequenze. Sì, sono frequenze che nel mio rullante non ho mai sentito. Quindi mi dà un po' fastidio. Molto probabilmente sì. La cosa che mi fa spaventare è che comunque è un microfono da 835 euro che si trova ancora sul nuovo a questo prezzo. La cosa che fa spaventare è che c'è gente che lo cerca e non lo trova a volte perché è sold out. Sì, delle volte sì, molte volte sì. Quella però è è un microfono spaventosa. che puoi usare veramente su tutto. C'è una risposta in frequenza che va dai 30 Hz ai 20.000, ce lo puoi usare anche su una cassa della batteria, è perfetto. Rientri zero, dei filtri integrati, cioè troveremo nuove tribute band dei Beatles. Andiamo avanti con il nostro mostro, l'SM57. Ok, chi di voi non l'ha sentito su un rullante
rullante, mente, può cambiare video. Andiamo a ascoltarcelo, può skippare tranquillamente, oppure state qui e imparate un attimo come suona la storia dei microfoni, ossia questo pattacchino qui. Andiamo. Beh, secondo me non c'è niente da dire, cioè è lui. È il suono che conosciamo tutti su tutti i rullanti, è lui. Lo usi dappertutto. Cioè, io lo odio, però alla fine mi ritrovo a usarlo 3000 volte perché poi alla fine ti suona bene, sai come lavorarlo. Cioè, Allora, quante volte ti trovi a fare un service o devi microfonare un gruppo e ti manca un microfono? Apri la valigia e c'hai l'SM57. ci fai tutto. Stiamo usando anche per parlare adesso. Io l'ho trovato su Beh, amplificatore sì, di sta bene chitarra. con tutto. Va bene con tutto, Sta come bene nero. con tutto, sta bene con tutto. Lo trovi su amplificatori della chitarra, amplificatori del basso. E non vorrei dire una fesseria, ma credo che gli Slipknot nel Sì. brano Before I Forget abbiano cantato con un SM57. Sì, in voce l'ho usato tantissimo. Quindi- Mi ricordo che quando studiavo in Phonoprint c'era Biancani, il mio prof, che mi diceva che addirittura Zucchero in studio utilizzava l'SM57 perché gli dava quel timbro particolare mezzo nasale che lui cercava. Cioè, Un po' dolce. Esco. Sì, dai. Andiamo Ok. avanti, andiamo avanti. Comunque, SM57, classico dei classici, molto simili al 58, andiamoli a sentire. Allora, usiamo in itinere cambio. Molto simile, molto simile. Cioè, sembra quasi lo stesso, la capsula è in condivisione. E Suona il meglio. microfono da 110 euro. Suona meglio il 56. Suona meglio. Sì. Microfono da 110 euro, quindi strabbordabile. Cioè, un microfono che non ti può mancare in studio, molto probabilmente. Decisamente, non ti mancherà. Allora, prossimo microfono è un microfono condensatore, Lauten Audio, quindi ditta relativamente nuova. Li avevo comprati 4 anni fa, la coppia pagata sui 500 euro, ora si aggirano sui 580 la versione 2, questa è la versione 1. Andiamo a sentire come suona questo condensatore. Hai un'ottima copertura ovunque. Cioè, è perfetto. Anzi, quasi troppo perfetto perché enfatizza un po' troppo l'effetto scatolone, qualche frequenzina. Andiamo a confrontarlo con gli altri due microfoni a condensatore che abbiamo usato prima. Vediamo un po'. Beh, probabilmente il Lauten mi ricordo che ha un po' di, guardando la risposta in frequenza, un po' di enfasi sulle alte e si sente, si percepisce molto. Però è molto pulito. Molto pulito. Molto pulito, molto preciso. Adesso andiamo ad ascoltare con un microfono storico che è introvabile. Io ho un Beyer Dynamic M610, che è un microfono che si trova solamente usato perché è un microfono degli anni, cioè addirittura penso sia stato fabbricato negli anni 60. 1960. Sì, ed è un microfono che sull'usato varia dai 200 ai 400 euro. E andiamolo a sentire perché sicuramente avrà un suono straparticolare. Beh, che dire, è una radiolina praticamente. È una radio. Cioè, pensa che io con questo microfono ho fatto tutte le voci in growl di un disco stoner degli Elephant. Sì. Tutte le voci in growl le ho fatte con questo microfono qua perché mi dava già l'effetto quasi di compressione, di lo-fi, e quindi mi piaceva tantissimo. Però è un microfono che puoi usare veramente su poche cose. Il rullante Sì. direi che non è una di quelle. Ma dovresti provare questo qui insieme all'SM57. Potrebbe farti ricredere. Sentiamoli insieme.
potrebbe aggiungere un po' di retina senza avere il microfono sulla retina. Senza avere il microfono sulla retina, ti dà quelle alte Esatto. che vai a perdere un po'. Ora, Questo sono è il rimasti gusto. 2 microfoni. Il kebab, il Donner, Il kebab. il Donner PO8 se non sbaglio. P8 si aggira Allora. più o meno sugli 80 euro. Sì, io ho portato a casa con lo sconto di 40 a 40 euro. Cioè un microfono che me ha stupito. Adesso lo andiamo a sentire insieme. Cosa gli dice un microfono da 40 euro così? Bomba. Perfetto. Bomba. Cioè, è una bomba. C'ha queste medio-alte molto tranquille, controllate. Mi ricorda molto il 57, lo sai? Sì. Andiamolo a sentire. Gli ridà un po'. Dovrebbe assomigliare per tipologia di microfono all'SM7B, perché è un microfono da Il podcast. 57 ti dà più basse rispetto a questo, però le alte molto più controllate. Andiamolo a sentire. Questo è il Donner. Io adesso sono curioso di sentirlo paragonato all'SM7B, perché praticamente non è un clone, ma è diciamo un clone È un dell'SM7B clone, a un decimo del prezzo. Bomba. Se lo paghi 40 euro, se no a un quinto del prezzo se lo paghi Perché 80. Sentiamo. Beh, ti direi che sono vicini, sono vicini. È la copia più bella dell'originale. A te piace di più, Sì, a te a me piace di piace più. molto di più, sì. Li spenderei volentieri 80 euro per questo microfono. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine. Andiamo a sentire un microfono che io adoro e uso veramente su tutto, che è il Sennheiser E906. È un microfono da 180-190 euro più o meno, poi dipende. Super cardioide. Super cardioide anche lui, la cosiddetta saponetta, conosciuta come saponetta, che si usa solitamente sugli amplificatori, viene fatto pendere sugli amplificatori, Sì. molto comodo dal vivo. Quando non si hanno le aste, soprattutto. Sì, ma poi è poco ingombrante, è comodo. Poi È un fatto filo. poi col fatto che, che è super cardioide, se non Super sbaglio. cardioide. Col fatto che super cardioide è molto selettivo, a me piace tantissimo anche sui fusti di solito. Andiamolo a sentire sul rullante. Oh, a me piace molto, ma è molto responsivo anche sulle basse frequenze. Molto, molto sulle basse. Sì. Avrebbe bisogno, secondo me, di un accompagnamento sulle alte. La cosa bella di sto microfono è che ha un filtro integrato che ti permette di alzarle già dal microfono. Ah sì? C'è uno switchettino che ti alza le alte frequenze. Alla quindi è modica veramente cifra abbiamo detto 190 euro. 190 euro. Ho provato Beh. su delle acustiche bellissime. Beh, adesso facciamo una prova che è quella di aprirli tutti insieme, vediamo cosa succede, ma giusto per... Bene ragazzi, voglio ringraziare Ione che ci ha dato una mano a girare tutti questi video, Eddie che si presta sempre per tutte le malsane idee che mi vengono in studio, E butto carne sul fuoco. è tutto il tempo che dedicano a questo progetto. Un saluto È un e piacere. al prossimo video. Ciao!